In questo video vi mostrerò nel dettaglio come impostare alla perfezione gli stili di carattere e gli stili di paragrafo in Affinity. Vedremo anche quali sono le differenze e quando conviene utilizzare uno stile piuttosto che un altro. Cominciamo. Una volta aperto Affinity vi consiglio di attivare lo studio dedicato alla parte tipografica. Quindi andiamo sui tre puntini e poi abilitiamo lo studio tipografia. Una volta abilitato andremo a cliccare su tipografia e avremo tutta una serie di strumenti. Qui sulla sinistra avremo tutte le informazioni relative al paragrafo, qui sotto avremo tutte le informazioni sul carattere, ma quello che ci interessa di più vedere sono gli stili di testo. Se non vedete questo pannello, stili di testo, andate su finestra, testo e abilitate stili di testo. A questo punto vedrete questa finestra. Come possiamo vedere abbiamo già una serie di stili preimpostati, ma quello che vogliamo fare noi è creare il nostro stile di testo e il nostro stile di paragrafo. Quindi andiamo a cliccare su questa freccettina e clicchiamo poi su Elimina stili inutilizzati. In questo modo cancelliamo tutti gli stili di default. Adesso selezioniamo testo cornice e inseriamo un'area di testo. Quindi andiamo qui e inseriamo del testo esempio. Cambiamo anche il colore, che in questo momento è blu, lo mettiamo nero e in questo momento questo paragrafo non ha nessuno stile. Quindi primo consiglio è quello di impostare le proprietà del nostro paragrafo e creare quindi uno stile di paragrafo. Quindi ipotizziamo di volere un paragrafo con giustificazione a sinistra, vogliamo aumentare anche un po' l'interlinea, quindi invece di 13,8 possiamo mettere 15. Qui se vedete una cosa del genere, quindi un occhietto rosso, vuol dire che il testo è nascosto, quindi dobbiamo cliccare sull'occhietto per vedere il testo, doppio clic in basso sulla cornice per espandere e far visualizzare bene tutto il testo. Perfetto, quindi il nostro paragrafo diciamo che è pronto, andiamo ad aggiungerlo a uno stile di paragrafo. Per fare questo possiamo farlo in diversi modi, possiamo andare qui dove c'è scritto paragrafo e cliccare su nuovo stile, oppure possiamo farlo dal pannello dello stile di testo. Infatti ci basterà cliccare su questa icona, crea stile di paragrafo e ci apparirà questa finestra dove possiamo impostare sostanzialmente tutto quello che già vediamo all'interno della finestra paragrafo, carattere, eccetera. In questo caso lo chiameremo semplicemente paragrafo base. Clicchiamo su OK. Nel momento in cui vogliamo fare una piccola modifica, ad esempio a questo paragrafo, possiamo farla direttamente qui, quindi andiamo a selezionare il testo. Oppure possiamo semplicemente selezionare l'area di testo. Qui possiamo vedere che stiamo utilizzando lo stile di paragrafo che abbiamo appena creato. Ora immaginiamo di voler aumentare un altro po' l'interlinea, quindi 17. Come possiamo vedere, qui ci appare adesso un piccolo più, ci fa capire che questo paragrafo è stato modificato. Quindi se vogliamo modificare tutti i testi associati a questo stile di paragrafo, dobbiamo cliccare semplicemente su questa icona a forma di ruota con due frecce, in modo da aggiornare tutti i testi presenti nel nostro documento associati a questo stile di paragrafo. Quindi diamo un clic, adesso è scomparso il simbolo di più, quindi vuol dire che abbiamo aggiornato in modo corretto il nostro paragrafo. Ora vogliamo inserire ad esempio un titolo. Per inserire un titolo utilizzeremo sempre uno stile di paragrafo perché abbiamo più controllo sulle spaziature. Quindi ipotizziamo di voler inserire un titolo qui, quindi diamo un punto, diamo uno spazio e questo titolo vogliamo farlo di 20 punti in grassetto e come spaziatura tra il titolo e il paragrafo vogliamo ad esempio una spaziatura un po' più corta, quindi diciamo della metà. Andiamo qui dove c'è scritto spazio dopo il paragrafo, quindi sarebbe questo spazio qui, invece di 12 andiamo a mettere 6 e quindi abbiamo diminuito lo spazio tra il titolo e il paragrafo. Ora selezioniamo nuovamente il nostro titolo e adesso andiamo a creare un nuovo stile di paragrafo, però in questo caso legato al titolo. Quindi andiamo sempre su questa icona, in questo caso scriveremo titolo H1. Clicchiamo su OK e abbiamo il nostro titolo. Quindi nel momento in cui abbiamo necessità di inserire un nuovo titolo, semplicemente andremo a selezionare la nostra frase e a questo punto ci basterà cliccare nella finestra stile di testo titolo H1 e come potete vedere il titolo verrà inserito. Ora voglio fare una piccola modifica perché abbiamo lasciato il testo come giustificato, quindi andiamo a modificare, clicchiamo sulla freccettina, clicchiamo su allineamento a sinistra e aumentiamo un po' l'interlinea, invece di 17 mettiamo 20, ok. E adesso come nell'esempio precedente, dove vediamo più vuol dire che abbiamo modificato questo stile, clicchiamo semplicemente su questa rotella per aggiornare lo stile del nostro titolo. Infatti se adesso andremo ad inserire nuovamente un titolo, vedremo che prenderà lo stile che abbiamo appena creato. Quindi andiamo a selezionare H1 ed è perfettamente impostato.
Come potete vedere nella finestrina io riesco a vedere anche la gerarchia, quindi mi fa capire che ho un paragrafo di base dove all'interno c'è un titolo H1. Se non vedete questa struttura andate sulla freccettina e abilitate la voce mostra gerarchia. In questo modo invece di vederli così riusciremo a capire meglio qual è la struttura, quindi mostra gerarchia ci permetterà di vedere la struttura dei nostri titoli. Ora ipotizziamo di voler creare anche un altro titolo più piccolo, quindi possiamo andare anche qui sul titolo H1 e clicchiamo duplica. A questo punto lo chiameremo ad esempio titolo H2 e possiamo andare a definire la dimensione, che in questo caso invece di 20 potrebbe essere di 16. Clicchiamo su OK e manteniamo lo stesso stile del titolo H1, ma in questo caso abbiamo creato un altro titoletto più piccolo che andiamo subito ad associare, quindi vado qui, seleziono un testo e vado a selezionare H2. Anche in questo caso, se non siamo convinti della dimensione eccetera, possiamo tranquillamente andare a modificare le dimensioni o il font, tutto quello che vogliamo e successivamente andare a cliccare su questa icona per aggiornare il nostro stile di paragrafo. Finora abbiamo creato degli stili di paragrafo, ma abbiamo anche la possibilità di creare degli stili di carattere. Gli stili di carattere servono sostanzialmente per definire, ad esempio, se vogliamo un testo in grassetto di un determinato colore, se lo vogliamo italico, eccetera. Andiamo a crearne subito uno così cerchiamo di capire quali sono le differenze. Quindi ipotizziamo di volere dei grassetti all'interno del nostro testo. Quindi selezioniamo un blocco di testo, andiamo a dare ad esempio un grassetto e proviamo anche a cambiare il colore. Quindi andiamo qui dove è il colore e invece di nero scegliamo ad esempio un colore azzurro. E potremo anche attivare la sottolineatura. A questo punto, con il mio testo selezionato, vado qui dove c'è lo stile di carattere e vado a cliccare sul nuovo stile. Questa volta possiamo rinominarlo in link e clicchiamo su OK. Ora proviamo a selezionare un altro blocco di testo e anche in questo caso andiamo a selezionare link. Cliccando su questa icona, qui sulla destra, e andando su modifica, possiamo anche modificare la scelta rapida che ci permetterà di aggiungere rapidamente questo stile di carattere. Infatti se andiamo su stile, qui abbiamo un campo chiamato tasto di scelta rapida. Quindi posizioniamoci su questo campo e andiamo a creare una scelta rapida. Ad esempio potremmo cliccare su Alt L quando vogliamo associare questo stile di carattere a un determinato testo. Quindi clicchiamo su OK e selezioniamo un altro testo. Quindi clicchiamo su Alt L e come potete vedere i nostri stili vengono impostati rapidamente. Ora, qual è la differenza rispetto agli stili di paragrafo? Innanzitutto andiamo ad aprire un attimino questa finestra, vediamo che qui ci sono una serie di voci, ma se apriamo anche uno stile di paragrafo, ad esempio titolo H1, noteremo che avremo molte più voci. Infatti la differenza sostanziale è che se utilizziamo degli stili di paragrafo abbiamo maggiore controllo anche su tutte quelle che sono le spaziature, le tabulazioni, i punti elenco, eccetera, cosa che invece non abbiamo negli stili di carattere che hanno meno impostazioni e ci permettono di creare degli stili usati principalmente per modificare l'aspetto di un determinato blocchetto di testo. Ovviamente anche negli stili di paragrafo possiamo assegnare un tasto di scelta rapida, quindi andando sempre su stile e poi sul tasto a scelta rapida possiamo impostare una scorciatoia. Un'altra cosa utile che possiamo vedere qui nel pannello è che quando associamo una scorciatoia, qui abbiamo la possibilità appunto di vederla rapidamente, quindi sarà molto più semplice quando avremo tanti stili ricordarci qual è la scorciatoia giusta. Ora, se io volessi modificare lo stile di questo carattere, mi basterà andare qui dove è la voce link, modifica e a questo punto vado ad esempio su colore e vado a modificare il colore. Come potete vedere verrà modificato all'interno di tutto il mio blocco di testo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo video, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate o se avete dubbi o domande. Vi invito inoltre ad iscrivervi a questo canale per non perdervi i prossimi tutorial e noi ci rivediamo nel prossimo video. A presto!